Eccoci qui. Allora, inizio subito con elencarvi quello che ci occorre per fare fedelmente questo tipo di calzino. Quindi se voi seguirete le mie misure, le mie indicazioni, tutti punto per punto, utilizzerete il gioco dei ferri che io vi indico e il filato che io ho utilizzato, avrete esattamente un numero 39-40 di questo calzino. Io ho utilizzato del filato della Regia ed è il 4, quindi dovete fare attenzione a questo numero che trovate qui sull'etichetta, perché più si alzi il numero e più il filato sarà superiore. Questo è un filato apposito studiato per i calzini ed è quello che io prediligo in assoluto, anche la Fabel della Drops, ma questo diciamo che per me è quello che mi dà più soddisfazioni e ho trovato più durevole nel tempo, almeno tutti quelli che io ho fatto in questi anni, che ovviamente per svariati motivi non ho, perché non li ho fatti per me. Un gomitolo di questo filato corrisponde a 50 grammi, eccolo qui, 50 grammi, e sono 210 metri ed è sufficiente un gomitolo per fare un calzino, per cui voi per farne due dovrete prendere due gomitoli. Se non trovate questo tipo di filato potete farlo con un altro filato, purché si lavori con un gioco di ferri del 2,5. Il metodo che io utilizzo per montare le maglie è questo: metto il filo con la codina rivolta verso il pollice, il capo che arriva dal gomitolo, scusate, la codina sull'indice, il capo che arriva dal gomitolo sul pollice, trattengo tutti e due, faccio girare il ferro e per me questo è il primo punto. Entro all'interno e faccio il secondo punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Abbiamo detto che andremo a mettere 20 maglie su ogni ferro. Ora io le andrò a montare tutte e 60 su un unico ferro. Se voi volete potete fare in questo modo. Qui ci sono 20 maglie, lasciate in sospeso questo ferro, prendete il nuovo ferro, fate di nuovo il primo punto in questo modo e andate a rimontare le altre maglie, quindi 2, 3, 4 e così via, e lo farete anche col terzo. Io adesso questo lo disfo perché voglio farvi vedere il sistema più semplice, quindi 20, 21, 22, 23. Ora le monto tutte e poi vediamo come suddividerle. Allora, ho montato le mie 60 maglie su un unico ferro, eccole qui. Adesso io andrò a prendere gli altri miei due ferri, che sono questi, ed andrò a trasferire 20 maglie su un ferro e 20 su un altro, perché le altre 20 le lascerò qui sul primo ferro dove ho montato la totalità delle maglie che mi occorrono. Io adesso, questo è l'inizio, quindi da dove devo iniziare a lavorare. Andrò a trasferire le maglie dalla fine, quindi da qui andrò a trasferire 20 maglie su questo ferro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Questo è il mio ultimo ferro. Adesso sul ferro me ne sono rimaste 40 di maglie, quindi vado a trasferirne altre 20 su un altro ferro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Questo è il mio avvio. Una volta che io mi trovo in questa posizione, quindi ho sulla mia destra il ferro con il filo che arriva dal gomitolo, sulla mia sinistra le ultime maglie che sono andata a suddividere sul terzo ferro, non faccio altro che prendere il mio ferro ausiliario, lo vado ad infilare nella prima maglia che trovo proprio qui davanti, con il ferro, con il filo che arriva dal gomitolo inizio il mio lavoro e in questo modo chiudo anche il lavoro in cerchio e vado a fare 2 punti al dritto, quindi 1 e 2, poi faccio 2 punti al rovescio e di nuovo 2 punti al dritto. In questo modo io sto avviando il mio lavoro in modo circolare con il gioco di ferri e sto andando a fare semplicemente questo bordino che io ho all'inizio, che è fatto da 2 maglie al dritto alternate da 2 maglie al rovescio. Quindi è tutto questo bordino qui. Io ho eseguito 13 righe, per me la misura è di 3 centimetri e mezzo. Voi potete farlo anche piuttosto che di 13 righe, di 14 righe. Quindi io adesso vado avanti, ero rimasta qui a fare 2 maglie al dritto, ora faccio 2 maglie al rovescio e continuo per tutto il giro fin quando non arrivo all'inizio del mio lavoro. Ovviamente, siccome noi abbiamo iniziato dove abbiamo la codina, questo sarà il nostro riferimento, quindi da qui finirà, sapremo che finirà il primo giro. Io adesso vado avanti, arrivo a qualche maglia prima della codina e vediamo assieme poi come ricominciare. Ho terminato il mio primissimo giro dove sono andata a montare prima le 60 maglie e poi a lavorare l'alternanza di 2 maglie al dritto e 2 al rovescio. Adesso sono arrivata alla fine del primo giro dove ho la codina, quindi riprendo di nuovo su quest'altro, sull'altro ferro, quindi quello che viene subito dopo, e continuo a lavorare le maglie per come si presentano. Quindi sul dritto lavorerò il dritto, sul rovescio lavorerò il rovescio. Tutto questo lo andrò a fare per all'incirca 3 cm e mezzo, 4 cm, quindi giusto per avere la mia molla del calzino. Vi dico che questa è una lana molto elastica, quindi anche se voi non la fate proprio questa molla, che non la fate altissima di 6-7 cm, il calzino non perde di elasticità. Guardate, questo è un avvio normale per come vi ho fatto vedere, quindi non ho fatto nessuna avvia particolare. La peculiarità di questo filato è proprio il fatto che si presta benissimo a questo tipo di lavoro, quindi è studiata proprio per i calzini, non si allenta, ha tenuta, è lavabile ed è tutta un'altra cosa rispetto a un filato improvvisato. Quindi andiamo avanti, facciamo il nostro bordo 2 a 2 per 3 cm e mezzo, 4, ci fermiamo e poi facciamo il resto, la prima parte del calzino. Allora, una volta raggiunti i 3 cm e mezzo o 4 cm della molla, quindi di questa porzione del lavoro, di questa prima porzione, questa qui, adesso dovremo andare a lavorare solo al dritto per 16 centimetri. Ora prendo il metro e vi faccio vedere. Quindi noi ci fermeremo a questa altezza, giusto subito prima di dividere le maglie per poi fare il tallone. Quindi dalla fine della nostra molla, ecco qui adesso il calzino è stato stirato, sono 17 centimetri, quindi potete lavorare per 17 centimetri tutto al dritto, quindi vale a dire che voi
siete arrivati a questo punto dove c'è la codina, che è il riferimento dell'ultimo giro che voi avete fatto, quindi il giro iniziale. A questo punto si inizia a lavorare solo al dritto. Ecco, io non ci sono ancora arrivata, quindi mi manca giusto questo ferro. Quindi faccio dritto, rovescio, allora, contrariamente a quanto mi succede con i ferri circolari, ovvero che con i ferri circolari riesco a lavorare solo con il filo sulla sinistra, con i 4 ferri sono molto più veloce e più pratica con il filo sulla destra, quindi lavorando nel modo tradizionale. Questo perché? Perché questo tipo di lavorazione con il filo a destra mi permette in ogni passaggio di tenere fermi tutti i miei ferri, quindi che voi lavoriate sia alla continentale che in un altro metodo, l'importante è che poi il risultato sia quello giusto e che le maglie rovesce vengano fatte come si deve, perché alla continentale molte volte le maglie a rovescio vengono fatte proprio in modo che non si può, no, il lavoro non si può guardare il tessuto poi, perché viene preso il filo in modo diverso. Magari sarà una cosa che poi andremo a vedere in seguito. Adesso io sono arrivata alla mia codina, quindi questo era il mio 13° giro, perché ho fatto di 3,5 cm, e adesso inizio a lavorare solo al dritto, quindi andrò in tondo lavorando tutti i ferri al dritto per tutta la circonferenza sino a raggiungere una lunghezza di 16 cm. A quella lunghezza ci ritroveremo poi per andare a iniziare la parte non più complessa, perché in realtà è una parte semplice, ma tutto quello che riguarda il tallone e proprio il modellare il tallone e la larghezza del collo del piede con i vari aumenti, le maglie riprese e le diminuzioni. Quindi si lavora, ripeto, per 16 centimetri. Ricordate sempre che a me è avanzato una bella porzioncina di lana, non è tantissima, è veramente, credo che ci si possano fare un 10-15 giri. Quindi se voi piuttosto che lavorare per 16 centimetri o 17, perché poi vi verranno 17 una volta bloccato e allungato il calzino, quindi lavorando 16 centimetri, dopo il bloccaggio avrete un centimetro in più rispetto alla lunghezza. Se volete fare il bordo più alto o il gambaletto più alto, sappiate, comunque considerate che avete filato sufficiente per poterlo fare. Allora, ho lavorato i miei 16 centimetri, misurando sempre dalla fine della molla del calzino sino a questo punto. Sono 16 centimetri. Ora non devo fare altro che dividere le maglie su 3 ferri, ovvero noi dovremmo andare a fare questa parte retro del calzino, quindi questa qui. Questa parte corrisponde esattamente alla metà delle maglie che noi abbiamo nella totalità, quindi abbiamo 60 maglie. Ora che cosa faremo? Metteremo 15 maglie su un calzino più, su un ferro, 15 sull'altro, e andremo a lavorare solo questa porzione, questa che abbiamo qui dietro. Quindi adesso non faccio altro che contare: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Mancano 9 maglie, quindi 21, 22, 23, 24 e 25. Vado sull'altro ferro. Qui mi sono scappate 2 maglie. Queste le avevo già lavorate, queste maglie, quindi adesso le devo disfare. Ne disfo 5 e le riporto su questo ferro, quindi 1, 2, 3,
4 e 5. Per sicurezza conto nuovamente le mie maglie che ho qui, dove ho il ferro con più maglie, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Adesso cerco di sistemare le maglie degli altri due ferri proprio nel centro del ferro, in modo che lavorando questa porzione più grande non mi scappino le maglie e quindi non si vadano a perdere. Inizio subito lavorando in questo modo, in questa sequenza. 2 scusate, 2 al dritto, un rovescio senza lavorarlo, un al dritto, un al rovescio senza lavorarlo, un al dritto, un al rovescio senza lavorarlo, sino alla fine, quando andrò a lavorare 2 al dritto. Il primo rigo di questo passaggio lo faremo assieme, quindi inizio col lavorare 2 al dritto, spero si veda bene. Allora 1 e 2. Ora devo iniziare con un rovescio con il filo passato in avanti, quindi per creare il mio rinforzo. Come faccio? Metto il filo in posizione di lavoro a rovescio, passo la mia maglia a dritto in questo modo, riporto il filo in posizione di lavorazione al dritto e lavoro un dritto. Porto il filo avanti, passo una maglia senza lavorarla e riporto il filo al dritto. Di nuovo un diritto, passo il lavoro in avanti, il filo in avanti, passo una maglia, rimetto il filo in posizione di lavorazione al dritto ed eseguo un dritto. Quindi rovescio, ma passo una maglia al dritto senza lavorarla. Faccio un dritto, rovescio, faccio un dritto, rovescio, dritto, rovescio, dritto, rovescio, dritto, rovescio, dritto, mi sono rimaste 2 maglie, le vado a lavorare entrambe al dritto. Queste 2 maglie io le lavorerò per tutta la porzione del tallone, sia le prime 2 maglie che le ultime 2 maglie, queste sia le prime 2 che le ultime 2 al dritto. Quindi ora giro il mio lavoro senza continuare con la lavorazione sul resto della circonferenza, perché io mi devo andare adesso a concentrare solo su questa parte, quindi lavorare solo questa porzione. Giro, lavoro le prime 2 maglie al dritto in modo che qui mi venga la maglia al legaccio, tutto il resto delle maglie al rovescio sino alle ultime 2 che andranno lavorate anch'esse al dritto. Quindi lavoro tutto al rovescio, i primi 2 giri voglio farveli vedere per intero, in modo che poi potete continuare conoscendo la sequenza esatta di questo tipo di lavorazione. Vi dirò il numero dei giri da eseguire e poi possiamo lavorare in autonomia e ci ritroviamo quando è finita proprio tutta questa parte.
dove si deve comunque prestare un pochino d'attenzione, perché le maglie che noi passiamo tra un dritto e l'altro devono essere passate senza essere lavorate e con il filo davanti, proprio per creare una sorta di rinforzo, mentre le ultime due e le prime due maglie ci serviranno da bordino, dove poi andremo a riprendere le maglie per formare proprio tutta la parte del collo, del piede, eccetera. Quindi sono arrivata alle ultime due maglie, sono arrivata alle ultime due, metto il filo in posizione lavoro al dritto e lavoro queste due maglie al dritto, quindi 1 e 2. Giro il mio lavoro, ricomincio lo stesso giro, quindi le prime due maglie al dritto, 1 e 2, la maglia subito dopo con il filo passato al rovescio, quindi questa maglia deve avere, vedete che cosa si forma qui? Si vede proprio un filo che passa davanti alla maglia e questa maglia non deve essere lavorata. Quindi facciamo un dritto, una maglia passata, un dritto, una maglia passata, un dritto, una maglia passata e faremo così fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del terzo giro, le ultime due maglie andranno sempre lavorate al dritto, perché qui noi dovremmo avere una sorta di bordo a legaccio, quindi 1 e 2, giriamo di nuovo il lavoro, andiamo a lavorare le prime due sempre al dritto, quindi 1 e 2. Da qui in poi lavoreremo tutto al rovescio, fermandoci e facendo attenzione alle ultime due maglie che andranno lavorate al dritto, perché noi avremo un bordo che ci permetterà poi di andare a prendere agevolmente tutte le maglie che dovremo andare a recuperare per quella parte di triangolino che si forma qui. Adesso vi faccio vedere per bene. Noi facciamo conto che abbiamo sul ferro questa parte, quindi questa parte che abbiamo sui ferri corrisponde esattamente a tutto il gambaletto. Adesso noi non stiamo facendo altro che fare questo pezzo di lavoro, quindi questa porzione, per poi andare a fare il tallone, dopodiché andremo a riprendere le maglie per formare questo triangolino, perché una volta formato il tallone qui avremo un buco e quindi dobbiamo andare a riprendere tutte le maglie, formare il tallone e poi andarle a diminuire per ritornare al numero di maglie iniziali. Quindi adesso facciamo questa sequenza di lavorazione, quindi sul dritto una maglia passata con il filo davanti, sul rovescio 2 dritti all'inizio, 2 dritti alla fine e tutto il rovescio. Questo lo faremo per 6 centimetri, perché il mio, adesso lo misuriamo assieme, io ho contato le righe ma preferisco darvi i centimetri, la misura in centimetri, perché la vostra mano può essere differente dalla mia. Ecco qui, questi sono 6 centimetri esatti di lavorazione, quindi voi lavorate questa porzione per 6 centimetri e poi andremo a riprendere le maglie. C'è il gattino che piange. Siamo arrivati a questo punto della lavorazione, adesso non dobbiamo fare altro che cambiare orientamento al lavoro e quindi andare a formare il nostro tallone. Noi abbiamo sul ferro 30 maglie. Per formare il tallone solitamente le maglie vengono divise in 3, per cui si inizia a lavorare in questo modo. Adesso io l'unica cosa che vi dico è che questa sarà la parte forse un pochino più lunga del video, perché ci sono dei passaggi che vanno visti per bene, altrimenti il lavoro non viene. Quindi ho terminato il mio ultimo giro della parte proprio del tallone, quella dietro del calcagno per intenderci. Adesso sul rovescio io lavoro
18 maglie, continuo a lavorare le mie prime 2 maglie al dritto, lavoro 18 maglie al rovescio, 1 2 3, qui me ne è scappata una, 4 5 6 10. Lavorate le mie 18 maglie, lavoro queste due che sono le prime delle 10 maglie, quindi dell'ultima porzione che noi abbiamo proprio sul ferro. Abbiamo detto che il tallone si lavora in 10 in porzioni da 10, quindi si divide per 3, 10 da una parte, 10 dall'altra e 10 al centro. Ho lavorato 18 maglie perché adesso io devo andare a lavorare le ultime due assieme, lavoro una maglia al rovescio e giro il lavoro. E qui ho iniziato il mio giro di ferri accorciati. Una volta che io ho lavorato l'ultima maglia e ce l'ho sul ferro girando il lavoro, la vado a riportare in posizione di lavoro, quindi la vado a riportare sulle maglie che io ho tenuto in sospeso. Le maglie che io ho tenuto in sospeso sono 2 4 6 8 maglie. Quindi che cosa devo fare adesso? Vado a contare qui 2 4 6, no, sono 7 maglie, 2 4 6 7, una con quella che lavoro e giro. Quindi adesso andrò a lavorare 2 4 6 8 10 12 maglie e andrò a fare lo stesso lavoro. Allora, quindi lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, lavoro 2 maglie assieme, ne lavoro una e qui ho 2 4 6 e con questa 7 quando l'andrò a riportare dall'altra parte. Ora giro il lavoro, l'ultima maglia lavorata la porto sulle maglie che io ho messo in sospeso e lavoro sino a trovarmi nello spazio, nel punto in cui ho questo spazietto, quindi dove io ho girato, vediamo se si vede, io qui ho un piccolo spazio tra una porzione e l'altra, quindi andrò a fermarmi giusto prima di questa maglia, in modo che queste due le andrò a lavorare assieme. Adesso non conto più perché come riferimento ho questo spazio. Mi fermo qui, tra una maglia e l'altra c'è un piccolo spazio, queste due maglie le vado a lavorare assieme, in questo caso sono al rovescio, le vado a lavorare assieme al rovescio. Lavoro un'altra maglia sempre al rovescio, giro tutta la mia lavorazione, la maglia che ho appena lavorato al rovescio la passo su questo ferro e faccio la stessa cosa sul lato successivo. Quindi andrò sino alla maglia prima che sarà intervallata poi da uno spazio con la successiva, quindi questa maglia qui. Questa maglia è intervallata da dallo spazio, quindi le vado a prendere
tutte e due assieme, le lavoro in questo caso al diritto perché sono sulla parte del dritto, lavoro un'altra maglia, giro, la maglia appena lavorata la riporto sull'altro ferro e continuo così sino a terminare, proprio sino a non avere più maglie da dover riprendere, sia da una parte che dall'altra. Quindi quello che adesso a noi fa riferimento per andare a fare andare a lavorare le nostre due maglie è l'intervallo che c'è, quel piccolo spazio che c'è tra una maglia e l'altra. Arrivo di nuovo alla fine, quasi alla fine. Qui è ben evidente, quindi queste due maglie adesso andranno lavorate assieme al rovescio. Lavorerò un'altra maglia al rovescio, giro tutto il lavoro, questa maglia al rovescio appena lavorata la passo sull'altro ferro e la sospendo, farò la stessa cosa sino ad arrivare allo spazio, alle due maglie intervallate dallo spazio nell'altra estremità. Le lavoro tutte e due assieme, lavoro l'altra maglia, giro il lavoro, passo questa maglia sul ferro dove sono le maglie sospese, e faccio la stessa cosa, quindi lavoro tutte e due le maglie al rovescio, lavoro l'altra maglia al rovescio e giro il mio lavoro. Vedete come il lavoro ha cambiato direzione, come sta andando verso l'interno? Quindi passo nuovamente l'ultima maglia lavorata dove ho l'ultima maglia messa in sospeso senza far nulla, continuo a lavorare, qui ho il mio spazio, vedete lo spazio, quindi che faccio? Prendo tutte e due le maglie assieme, le lavoro assieme, lavoro questa maglia al dritto, giro il lavoro, sospendo la maglia al dritto, quindi la passo senza lavorarla, continuo a lavorare fino alla fine e questo sarà il nostro ultimo giro. Adesso vedremo assieme come con un pochino di attenzione si cambia orientamento a tutto il lavoro, in modo che andiamo a formare proprio quella piccola curva che andrà a cogliere il tallone. Arrivo sino alla fine. Ovviamente io adesso qui ho due maglie assieme da lavorare, quindi lavoro le due maglie assieme, ho terminato il mio giro, non devo passare nessuna maglia, adesso non devo fare altro che arrivare sull'altra estremità e andare a lavorare queste altre due maglie assieme, in modo che avranno la stessa fine. Quindi
lavoro tutte le maglie fino alla fine e andrò a lavorare le ultime 2 maglie assieme, perché io nel giro precedente la maglia l'ho passata, quindi voglio che terminino tutte e due con lo stesso punto finale. Queste 2 maglie io le andrò a lavorare assieme, perché io questa l'ho passata prima ed ecco che il mio tallone è formato. Ora se io vi metto il lavoro, lo giro da questa parte, è evidente come tutta la lavorazione ha cambiato orientamento, quindi sta tornando verso l'interno. Ora che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo andare a riprendere le maglie che abbiamo su questo bordo, per fare in modo che, riprendendo queste maglie, queste qui, noi riniziamo a lavorare. Quindi adesso abbiamo fatto questa parte, questa piccolissima curva. Ora non dobbiamo fare altro che andare a riprendere tutte le maglie sul bordo da un lato e dall'altro, in modo che ricominciamo la lavorazione circolare. Io ho fatto fare in questo tipo di lavorazione, almeno in questo tipo di calzino, 2 maglie a legaccio all'inizio e 2 maglie a legaccio alla fine. Questo perché sarà più semplice riprendere le maglie da una parte e dall'altra. 1 perché il filato è sottilissimo, 2 perché i ferri sono davvero piccolini e 3 perché si riesce con questo tipo di lavorazione a non avere buchini, fori, sia alla fine che all'inizio, cioè viene veramente un lavoro preciso, pulito. Ora vi faccio vedere. Qui non abbiamo nessun forellino, come spesso succede quando si fanno i calzini, perché si vanno a riprendere le maglie dal bordo e magari poi qui c'è una piccola imperfezione. E lo stesso da questa parte, come qui all'inizio e come qui all'inizio. Adesso vediamo come procedere e soprattutto quante maglie andare a prendere da un lato e dall'altro. Una volta che io ho terminato il mio tallone dovrò rimanere con il filo sulla destra, quindi inizierò a riprendere le maglie da un lato e dall'altro. I due punti che noi abbiamo fatto a maglia legaccio ci consentiranno di prendere i punti sui lati con più facilità, quindi da una parte e dall'altra. Quindi adesso metto il lavoro in questa posizione, dal dritto con il mio ferro con il quale io vado a lavorare, vado a riprendere 13 maglie per lato e saranno questi nodini che mi faranno da punto, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Nel momento in cui io li metto sul ferro, questi 13 punti, sono pronta già per andarli a lavorare al dritto. Quindi inizio a riprendere una lavorazione circolare di tutto il calzino. Quindi lavoro questi 13 punti. Vediamo, ecco, se c'è un po' più di luce. Prima, ecco qui, questi sono i miei 13 punti. Adesso lavoro la porzione che io avevo messo in sospeso sopra, quindi entrambe i ferri,
per passare poi alla parte successiva e andare a riprendere gli altri punti. Questa è l'altra porzione che avevo sempre lasciato in sospeso. Ovviamente adesso andrò a ripetere la stessa operazione che ho fatto su quel lato del calzino con il ferro vuoto sempre. Io andrò qui dove ho i miei punti a maglia legaccio e andrò a riprendere 13 punti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e ne ho saltato uno probabilmente. No, lo riprendo da qui. L'importante è che io riprenda 13 punti. A questo punto lavoro anche gli altri 13 e ho formato nuovamente un lavoro circolare. È importante che il numero dei punti che andiamo a riprendere a destra e a sinistra sia lo stesso, in modo che viene un lavoro preciso. Io probabilmente ho saltato un punto a maglia legaccio e quindi è come se me ne fosse mancato uno. Comunque i giri di lavorazione sono gli stessi. Ho terminato anche questo lato. Adesso arrivo col lavoro alla parte del tallone. Allora ho terminato anche questo lato, adesso arrivo alla parte del tallone. Sul mio tallone mi sono rimaste 20 maglie, quindi che cosa faccio? Lavoro 10 maglie. Quattro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi ho diviso il mio tallone a metà in sostanza. Adesso scusate, adesso non faccio altro che mettermi un marcapunto in modo da iniziare un nuovo conto dei giri, perché ora che cosa succede? Io dovrò andare a diminuire a questa altezza, quindi da questa parte, prima di arrivare sul collo del piede, e sarebbe in sostanza questa parte qui. Qui ci sono le mie diminuzioni. Noi adesso abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo ripreso tutte le maglie da un lato e dall'altro, abbiamo riportato tutto lavorando, siamo pronti per lavorare in circonferenza, ma dobbiamo andare a diminuire tutte queste maglie che noi abbiamo ripreso qui all'altezza del tallone. Lo faremo a giri alternati, mettendo un marcapunto da una parte e dall'altra, in modo che e dall'altra, quindi qui, in modo che le diminuzioni vengano tutte uguali. Adesso siamo pronti per iniziare le diminuzioni, quindi ho messo il mio marcapunto per delimitare l'inizio del giro. Mi munisco di
un contagiri. Se non ho il contagiri, se non avete il contagiri, potete tranquillamente segnarlo su un pezzetto di carta. Quindi io adesso lavoro una maglia qui proprio in direzione del tallone e inizio a fare il primo giro e l'ho già segnato in modo da non perdermi. Arrivo alle prime 3 maglie prima della fine di questo ferro, quindi dove ho, adesso sto lavorando da questa parte l'altra metà del tallone, le altre 10 maglie. Ora inizio a lavorare la parte riguardante le maglie riprese, quindi lavoro altre 10 maglie da qui, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivati a questo punto, ho contato male, ecco, arrivati a questo punto io ho 3 maglie sul ferro. Che cosa faccio? Sul lato sinistro del mio calzino, quindi aspettate, no, ecco qua, mettiamolo così, sul lato sinistro, quindi alla fine io andrò a diminuire una maglia e lo stesso sul lato destro, però sul lato sinistro, sul lato destro, arrivata a questo punto, io lavoro 2 maglie assieme, quindi le ultime 2 maglie le lavoro assieme, metto un marcapunto in modo che ricordo dove ho lavorato, dove devo fare la diminuzione e lavoro una maglia. Lavoro adesso la parte del collo del piede, quindi la parte di fronte, sempre quei 2 ferri che noi avevamo lasciato in sospeso. Li lavoro tutti fino ad arrivare all'altra estremità dove andrò a fare l'altra diminuzione. Quindi arrivo da questa parte, qui ho l'inizio delle mie maglie riprese, quindi lavoro una maglia, metto il marcapunto, passo una maglia al dritto, passo alla seconda, le riprendo entrambe e le lavoro e ho fatto la mia seconda diminuzione. In questo modo io sto iniziando a diminuire le maglie che poi mi riformeranno, andranno a sagomare tutta la parte che riguarda il tallone e la parte del collo del piede. Quindi qui ho terminato. Adesso qui arrivo di nuovo alla metà del mio tallone dove ho il marcapunto, quindi arrivo da questa parte, a questo punto io ho terminato il mio primo giro. Le diminuzioni andranno fatte a giri alterni, quindi nei giri dispari si faranno le diminuzioni,
Adesso passo il marcapunto, faccio il primo punto. A questo punto io sto facendo il secondo giro. Nel secondo giro io non andrò a fare nessuna diminuzione, ma lavorerò in tondo per come si presenti il lavoro. Quindi una volta che poi arrivo al marcapunto, questa è una cosa che dobbiamo fare sempre ad ogni giro, anche se non ci sono gli aumenti, il marcapunto si passa e si lascia camminare assieme a tutta la lavorazione. Quindi questo è il mio secondo giro. Arrivo qui dove ho fatto la prima diminuzione, lavoro, passo il marcapunto sull'altro ferro e continuo a lavorare sino ad arrivare nuovamente all'inizio del prossimo giro. Sono arrivata alla fine del giro, passo il marcapunto, faccio il primo punto e mi ricordo di segnarmi che questo è il terzo giro, dove dovrò andare nuovamente a fare le mie diminuzioni, segnate dai marcapunti che ho messo in precedenza. Quindi ci troviamo di nuovo sulla destra del calzino e dobbiamo andare a lavorare 2 maglie assieme per diminuire. Ve lo faccio vedere un'ultima volta. Quindi ci fermiamo a 2 maglie prima del marcapunto. A questo punto andiamo a lavorare 2 maglie assieme. Passiamo il marcapunto e lavoriamo il punto che ci è rimasto sul ferro. Lavoriamo tutta la parte del collo del piede, perché questa è la parte sopra di tutto il calzino. Quindi ricordiamoci, quando arriviamo alla fine del ferro dove abbiamo il marcapunto, prima del marcapunto dobbiamo lavorare 2 maglie assieme, spostiamo il marcapunto e lavoriamo la maglia. Quando invece abbiamo il marcapunto all'inizio delle diminuzioni, passiamo 2 maglie sull'altro ferro e le lavoriamo, e così si fa l'aumento e tutti gli aumenti vengono uguali. Quindi arrivo adesso all'altra estremità. A questo punto io passo il marcapunto, passo una maglia, passo l'altra maglia, le riprendo tutte e 2 assieme in questo modo. Allora, ho passato le 2 maglie sul ferro, le riprendo entrambe e le lavoro a dritto e continuo la mia lavorazione. Ora, farvi vedere tutte le diminuzioni per tutti i giri sarebbe un video chilometrico, per cui io vi dico che contando sempre i giri dovete arrivare a 19 righe, quindi 19 righe sono 9 diminuzioni per lato. Arrivati a 19 righe ci fermiamo, ci ritroviamo qui e vediamo come continuare. Allora, ho terminato tutti i miei, eccolo qui, io sono arrivata al 19° giro. Sui ferri ho di nuovo 60 maglie. Se vi dovesse rimanere una maglia in meno, ma io parlo di una maglia, una in meno o in più, potete magari sotto al tallone diminuirla o aumentarla, però se i calcoli, cioè se avete fatto, se avete seguito le istruzioni dovreste rimanere con 60 maglie. Adesso che cosa dobbiamo fare? Noi siamo arrivati a questo punto.
noi siamo arrivati qui, quindi tutta questa parte del calzino è stata fatta. Adesso dobbiamo lavorare un'altra porzione prima di formare la punta. Ora io vi do un consiglio: una volta voi iniziate a fare qualche giro, da questo punto misurate 14 centimetri, quindi da qui a qui misurate 14 centimetri di lavorazione, lavorati 14 centimetri nella totalità. Una volta arrivate a questo punto, ai 14 centimetri, vi fermate perché c'è la punta da fare. Quindi fate, non so, 15-20 righe. Io adesso, per me è un po' difficile farvi vedere proprio benissimo perché è montato su e poi il calzino non è ancora bloccato. Comunque questo è tutto il lavoro che noi abbiamo fatto finora, ok? Quindi qui ci sono le diminuzioni, questa è la parte dietro del tallone, questo è proprio tutto il tallone che gira. Adesso voi lavorate in tondo. Quando ne fate una piccola porzione iniziate a misurare, quindi da questo angolo qui, da questo, continuate a lavorare per 14 centimetri. Qui avete lavorato già, vediamo quanti sono questi all'incirca, dovrebbero essere 4-5 centimetri, sì, in effetti sono 5 centimetri, quindi continuate a lavorare per altri 10 centimetri. Ovviamente io vi do le misure in centimetri perché, parlando di righe, io in 10 centimetri potrei aver fatto 45 righe, esempio. Voi con una tensione diversa ne potreste fare 42 o 43. Nel corso poi della lavorazione ci sono dei centimetri che verrebbero, insomma, notevolmente diversi rispetto a quelli che faccio io con la mia mano. Per cui, ricapitolando, lavorate in tondo, da questo punto, quindi a quest'angolo, vi fermate a 14 centimetri e poi faremo la punta. Ovviamente voi adesso vedete questa lavorazione un po' tutta stortignaccola, ma perché, a differenza di quello che dice qualcuno, che molti dicono che i capi lavorati all'uncinetto e i ferri non vanno bloccati, io insisto nel dire che vanno bloccati. In questo caso va passato un po' di vapore sul calzino. Se abbiamo la sagoma dove infilare dentro il calzino e lasciarlo in posa, ancora meglio, altrimenti io l'ho disteso sempre sulle mie tavolette, l'ho puntato nei punti cruciali, quindi qui dove c'è il tallone, dove c'è la punta, dove c'è questa curvatura. Ho seguito proprio tutta la lavorazione, l'ho vaporizzato, l'ho lasciato asciugare ed ecco il mio calzino che non si è né sformato e né niente. Quando io lo andrò a lavare rimarrà così, bello precisino per come è venuto. Adesso continuiamo con la lavorazione in tondo. Ovviamente siccome noi stiamo facendo un calzino alla volta, io vi consiglio, qui ho lasciato scappare tutte le maglie, vabbè, io vi consiglio di magari contare le righe, perché se voi fate un calzino e poi dovete fare l'altro, magari vi può cambiare mano e può darsi che quei 12 centimetri siano in più o in meno. Se volete un suggerimento e volete magari provare a contare le righe che fate per arrivare a 10 centimetri o a 16 centimetri del gambaletto, potreste anche farlo. Ci vediamo per la punta. Una cosa importante che stavo dimenticando di dirvi, di ricordarvi: man mano lavorate adesso tutta questa parte che c'è rimasta del calzino, non togliete mai questi due marcapunto che noi abbiamo segnato per queste diminuzioni, perché alla stessa altezza poi dovrà esserci la diminuzione per la punta. Quindi continuate sempre, man mano che lavorate, a spostare il marcapunto, tanto non costa nulla, e continuare a lavorare in tondo. Allora, ho raggiunto la lunghezza dei 14 centimetri, quindi adesso devo andare a fare la punta del calzino, che sarebbe questa. Ora, una cosa molto importante: se voi vedete il calzino terminato, le diminuzioni della punta
sono in riferimento cioè sono in continuità con le diminuzioni che abbiamo fatto sul lato, quindi questo è molto importante perché altrimenti la punta non verrà. Quando voi aprite, qui vedete che c'è la punta del calzino. Se fate le diminuzioni nel lato sbagliato, poi siete costretti a disfare tutto. Quindi mi raccomando, ecco perché dicevo di far camminare il marcapunto assieme a tutta la lavorazione in modo che poi eh, si aveva bene cioè si sapeva bene dove, in che lato del calzino andare a iniziare le diminuzioni. Per cui io adesso questo è il lavoro che io devo terminare. Qui ci sono le mie diminuzioni sul lato, qui da una parte, quindi su questo lato e sull'altro dove io qui ho messo il marcapunto andranno fatte le diminuzioni. Noi abbiamo 60 maglie su tutto, nella totalità proprio del lavoro. Quello che ci conviene fare, visto che lavoriamo con 3 ferri, dividere le maglie a metà, quindi mettere 30 maglie sul lato, 30 maglie sull'altro. Su questo lato ho messo 30 maglie su un unico ferro e alla 15ª ho messo il mio marcapunto così so dove andare a diminuire. Su questi altri 2 ferri invece ho messo esattamente 15 maglie e 15 maglie e non ho la necessità del marcapunto perché è come se quando finisce un ferro è in corrispondenza del marcapunto da quest'altra parte. Un'altra cosa importante che non mi sono presa è il contagiri, perché noi andremo a fare le diminuzioni in modo alternato, quindi un giro sì e un giro no, e io siccome questo è un lavoro che andrebbe fatto di continuo, ma può capitarci di doverlo lasciare per qualche minuto e magari poi non andare a individuare bene o non ricordarsi a che giro della lavorazione ci trovavamo. Quindi io adesso qui mi sono messa un marcapunto eh, per stabilire l'inizio del giro da dove devo andare a contare, quindi adesso inizio con il primo giro e mi vado a segnare qui il primo giro. Se non avete questo lo segnate su un foglietto, va bene lo stesso. Quindi nei giri dispari io andrò a fare le diminuzioni. Inizio a lavorare e mi fermo a 3 maglie prima della fine del ferro in questo caso, perché qui ho le 15 maglie, quindi il centro sarà proprio la fine del mio ferro, quindi lavoro sino ad arrivare a 3 maglie prima del termine. Quindi la diminuzione che io andrò a fare sulla destra la farò lavorando 2 maglie assieme, quindi prendendole al dritto e lavorando le 2 maglie assieme. Lavorerò un'altra maglia e passerò al ferro successivo. A questo punto andrò a lavorare la prima maglia, subito dopo andrò a fare la mia diminuzione, quindi la diminuzione sulla sinistra si fa passando una maglia al dritto senza lavorarla, passando la seconda maglia e andandole a riprendere tutte e due lavorandole al dritto. Continuo con la lavorazione e ripeto le stesse diminuzioni sull'altro lato. Quindi qui ho dovuto disfare 2 giri per cui alcune maglie sono storte, ma non è un grosso problema. Arrivo a 3 maglie prima del marcapunto in questo caso, perché qui ho la metà, ho le maglie divise su 2 ferri, qui invece ce l'ho in un unico ferro, quindi ho necessità di sapere dove andare a fare le diminuzioni e me lo indica il marcapunto, per cui lavoro sino alle ultime 3 maglie prima del marcapunto sempre. Stavo andando avanti, quindi la diminuzione che andrò a fare sulla destra la farò prendendo 2 maglie assieme. Lavoro la maglia successiva, passo il marcapunto
lavoro la prima maglia subito dopo il marcapunto e per fare la diminuzione a sinistra passo la prima maglia, passo la seconda maglia prendendola al dritto, le riprendo con il ferro e le vado a lavorare. Continuo la lavorazione sino a quando non arrivo al marcapunto che mi stabilisce il giro. Questo è molto importante, altrimenti potremmo ripetere inutilmente delle diminuzioni e poi magari non avere una punta precisa. Sono arrivata al marcapunto, adesso qui so che sto iniziando il mio secondo giro, quindi io lavoro la prima maglia o le prime due maglie, prendo il mio contagiri o lo scrivo sempre su un pezzetto di carta, nei giri pari so che devo lavorare senza fare alcuna diminuzione e quindi vado avanti sino a raggiungere nuovamente il marcapunto lavorando in tondo, raggiungendo questo marcapunto che mi delimita tutta la fine del giro che sto andando a lavorare. Quindi ecco, io adesso arrivo qui, nel caso in cui fosse stato un giro dispari io avrei fatto le diminuzioni. In questo caso lavoro tranquillamente senza fare nessuna diminuzione. Vado avanti così in modo alternato, diminuendo 10 maglie sul lato, 10 sull'altra, quindi 20 maglie da una parte e 20 dall'altra, e quindi avrò diminuito 40 maglie. Dovrò restare con 10 maglie su un ferro e 10 maglie sul lato e 10 maglie sull'altro. A quel punto poi andremo a vedere come si chiude. Quindi, per essere chiari, seguiamo sempre questa lavorazione. Dividiamo le maglie, quindi nella metà facciamo 30 maglie da una parte e 30 maglie dall'altra. Questa metà la dividiamo a sua volta in 15 maglie e 15 maglie, o con due ferri o delimitiamo la metà con il marcapunto. Lavoriamo un giro pieno e un giro di diminuzione in modo alternato. Le diminuzioni andranno fatte un punto prima del marcapunto e uno dopo il marcapunto. Quindi a noi questi due punti, che noi non andremo a lavorare proprio sulla metà, ci serviranno per avere alla fine questo lavoro decorativo in punta. Queste due righe di maglia rasata sono quelle che noi stiamo lavorando sul dritto, quindi prima e dopo il marcapunto, e queste invece saranno le righe dove noi staremo facendo le nostre diminuzioni sul lato e sull'altro. Arriveremo poi sulla punta ad avere 10 maglie all'incirca. Se ne avete qualcuno in meno è perché magari avete fatto una diminuzione in più, non è un grosso problema, e poi l'andremo a chiudere con i 3 ferri. Quindi adesso vi faccio vedere, vi giro il calzino, io non ho ancora fermato qui il filo, dovremmo girare il lavoro sul rovescio, quindi prendere le maglie, portare anche i ferri sul rovescio e andarle a chiudere semplicemente. Questo tipo di chiusura la si può fare quando si lavora un filato molto sottile, perché non crea un cordoncino che poi dà fastidio alla punta, altrimenti si deve cucire appunto maglia, oppure se si lavora un filato più spesso, magari piuttosto che iniziare da sopra, quindi direttamente dal gambale, si inizia la lavorazione dalla punta e non si hanno poi problemi di rinforzo. Quindi adesso andiamo avanti per 19 righe, alternando sempre una diminuzione e un giro pieno, e ci vediamo per la chiusura. Ho terminato tutte le diminuzioni, sono rimasta con 10 maglie sul lato e 10 maglie sull'altro. Adesso per chiudere, io non posso chiudere in questa direzione perché la mia punta ha questa forma, quindi non devo fare altro che portare, aiutandomi con un altro ferro, portare 10 maglie su questo lato e 10 maglie sull'altro. Ora io mi aiuto con questo ferro, qui ho
inizio magari da quest'altro lato, quindi ne prendo 5 da una parte e 5 dall'altra. Ed ho spostato la prima porzione sul lato. Adesso ho quest'altra, ovviamente qui c'era il lavoro che doveva proseguire, quindi queste maglie piuttosto che passarle e basta, le andrò a lavorare. Se vi dovessero rimanere 9 maglie da una parte e 10 dall'altra, ad esempio, quindi 19 maglie piuttosto che 20 maglie nel totale, non è un grossissimo problema. Vuol dire che è stata fatta qualche diminuzione in più o in meno. La cosa importante però quando si arriva alla fine è che si riportano le maglie in questa posizione. Ora c'è un passaggio un po' non complicato ma delicato, perché si deve fare attenzione. Se avete dei fermapunte sarebbe più indicato. Io adesso lo faccio senza fermapunte, quindi devo andare a chiudere sul rovescio, per cui vado a voltare tutto il mio calzino, cerco con attenzione in questa posizione di passare i due ferri trattenendo i punti e passarli sul rovescio, li vado a riprendere da questa parte ed ora, sempre cercando di non perdere i punti, ecco qui, li ho portati sul lato opposto. Ecco qui, invece ne ho perso qualcuno e adesso li andiamo a riprendere. Se questo passaggio vi risulta difficile, potete anche fare un altro tipo di operazione, quindi andare a prendere tutti i punti con l'ago, portarli sul filo, voltare il calzino e poi andare a rimettere tutti i punti nuovamente sui ferri. Quindi allora il mio filo arriva da qui, queste maglie si sono spostate perché le avevo perse. Vedo se ne ho persa qualcun'altra qui nell'angolino. No, ci siamo. Adesso, facendo bene attenzione, scusate, facendo bene attenzione, la mia lavorazione inizia da qui. Quindi ora che cosa vado a fare? Ricontrollo se ho riportato tutti i punti, anche quelli che avevo perso, quindi questi sono 2, 10. Ok, adesso io prendo il terzo ferro, infilo una maglia e infilo un'altra maglia di tutti e due i ferri, vedete, così, e le vado a lavorare assieme. Prendo una maglia su questo ferro, prendo una maglia sull'altro ferro e le vado a lavorare assieme. Queste due maglie adesso io devo chiuderle, quindi passo la seconda sulla prima, prendo la prima maglia, prendo la seconda, le chiudo assieme e continuo così fino alla fine. In questo modo io avrò chiuso tutta la punta del mio calzino. Ovviamente io mi lascio una codina un pochino più lunga, perché poi andrò a passare più volte e a rinforzare la punta, perché le parti più delicate dei calzini fatti anche se con lana e con filati di qualità sono proprio la punta e il tallone. Per il tallone abbiamo fatto quel lavoro di rinforzo
che probabilmente io ho visto pochissime volte. Molte volte io prendo l'uovo di legno, lo metto all'interno del calzino e vado proprio a fare questo lavoro manualmente dopo averlo eseguito. Però non è detto che questa cosa non si possa fare proprio nel corso della lavorazione per come ho eseguito. Ecco, io adesso qui ho probabilmente, contando le maglie, o un in più o un in meno. Ora vi faccio vedere, ho chiuso le ultime due. Su un ferro mi resta una maglia, eccola qui. Io non faccio altro che andarla a lavorare e chiuderla senza crearmi troppi problemi. Quindi a questo punto mi lascio un po' di codina, il filo mi arriva dall'interno del calzino, quindi mi lascio un pochino di codina così. Dentro all'ultimo occhiello vado a passare il capo che ho appena tagliato, tiro e qui poi mi andrò a preoccupare di rinforzare tutta questa parte, quindi col l'ago andrò a fermare per bene il filo sia sulla destra che sulla sinistra, però non resta un cordoncino, non resta un cordone che può dar fastidio nell'indosso. E guardate adesso dal dritto, è preciso, perfetto. A punto maglia viene bene lo stesso, però ecco, anche il punto maglia bisogna saperlo fare. Magari se uno non lo sa fare o è una cosa che io per esempio odio fare, preferisco più questo tipo di chiusura piuttosto che altro. Ora il calzino è terminato, adesso vi voglio far notare un'altra volta la differenza tra il calzino stirato, questo è il calzino stirato e questo invece è il calzino che abbiamo appena terminato. Anche la differenza della lunghezza, non so se si vede, anche se lo metto a parità di tallone. Io adesso vi faccio vedere, sposto proprio tutta la telecamera, vi faccio vedere come andarla a bloccare e come andarlo a vaporizzare. Ovviamente non accendo il ferro da stiro, vi faccio solo vedere come lo potete bloccare. Questi sono i nostri calzini, le misure sono per questo filato e con questo tipo di filato, con questo tipo di ferri, un 39-40. Le lunghezze ve le ho scritte, le misure ve le ho scritte tutte. Sotto, qui sotto nella descrizione trovate il link al mio blog dove ho cercato di mettere i punti più cruciali e le misure, tutto quello che magari vi potrebbe essere utile nel corso della lavorazione. Ovviamente non potete seguire solo quelle istruzioni, dovete guardare il tutorial perché ci sono alcuni passaggi che vanno proprio visti, che non basterebbe solo andare a leggere lì, non è un vero e proprio pattern, insomma, sono solo delle indicazioni su come andare ad eseguire tutto il lavoro. Io vi saluto, purtroppo con questo tipo di video ho avuto un grosso problema all'inizio e quindi ho dovuto farvi aspettare un po'. Spero comunque che le istruzioni siano chiare e precise. Se c'è qualche domanda, come al solito, e me lo scrivete qui sotto nei commenti oppure nei gruppi, io sono felice di rispondere fin quando posso. Una precisazione: non riesco a fare tante misure perché c'è chi mi chiede: fai il numero 38, quante maglie devo montare per questo piuttosto che per quell'altro. Lì c'è un lavoro grandissimo da fare che io non ho proprio materialmente il tempo di farlo, e poi ci sono dei pattern a pagamento e credo che sia giusto anche seguire quelli. Io vi posso dare delle indicazioni sulla tecnica e su come farli. Adesso mi serviva a me un numero 39, quindi ho deciso di farlo assieme a voi, ma è tutto limitato a questo tipo di filato e alla lavorazione con i ferri così piccolini. Poi se si vogliono fare altri tipi si devono proprio seguire dei modelli che ci sono in giro. Ora cambio, sposto la telecamera così vi faccio vedere il bloccaggio. Allora, io spero che si veda bene tutto il calzino. Questo è il calzino già stirato, quindi io ripeto, l'ho bloccato, è passato, ma non è che l'ho stirato, che ho passato con il ferro avanti e indietro, ho semplicemente l'ho semplicemente vaporizzato, quindi non solo uno spruzzino, l'ho vaporizzato per bene, l'ho lasciato asciugare come si deve e poi l'ho tolto una volta asciugato. Questo invece è quello che non è stato ancora bloccato. Ecco, queste sono le dimensioni. Adesso vado a togliere questo marcapunto
che avevo lasciato qui. Io utilizzo come sempre il mio set da bloccaggio e non utilizzo gli aghi, quindi questa è una cosa per me indispensabile, ed inizio a portare il calzino a pari dell'altro, quindi lo fermo così, lo fermo qui in punta con uno più piccolino, telefono, scusate, e cerco di mettere anche in pari il tallone, quindi proprio la riga del tallone, e la fermo da una parte e dall'altra. Allo stesso modo vado a fare qui nella curva, vedete, io sto cercando di rimetterlo proprio allo stesso identica, nella stessa identica posizione, quindi lo fermo da questa parte, da quest'altra, e così ho bloccato il mio calzino. Ora passerò il vapore, anche se quello sotto ne prende un po', non è un grosso problema, lo lascerò asciugare e i miei calzini saranno identici, precisi, bloccati e lavorati almeno per come faccio io. Una cosa importante, quando poi andrete a fare l'altro lavaggio, quindi quando li laverete successivamente, se riuscite a stenderli in piano sarebbe meglio, perché altrimenti la lana, poi specialmente col peso, se è bagnata, si può appena deformare. Vi assicuro che questo tipo di filato non fa nulla, anche in lavatrice, io li metto in lavatrice a 40 gradi, non fanno assolutamente nulla. Ovviamente si deve fare un po' attenzione anche, cioè non si devono, se si vogliono lavare a mano, non si possono avere troppi sbalzi di temperatura, perché la lana comunque, per come sappiamo, teme questo tipo di comportamento caldo e freddo e quindi si può infeltrire. Detto questo, ho cercato anche di farvi vedere proprio la parte finalissima di come si conclude tutto il lavoro. Io vi saluto, continuate a seguirmi, se vi è piaciuto il video mi lasciate un like, so che è stato molto lungo, però ci tenevo proprio a fare una cosa chiara per tutti e spero di esserlo stata. Nel caso in cui ci fossero, oppela, vi faccio venire il mal di mare, nel caso in cui ci fossero delle domande, delle cose poco più chiare, io sono sempre davvero pronta a rispondere. L'importante è che voi le facciate con gentilezza e educazione, perché chi pretende qualcosa che una persona mette in modo gratuito per tutti, eh, per me, per quanto mi riguarda, non ha risposta. Finora sono state, tutte le persone che mi hanno contattato sono state super gentili e educate, però l'eccezione c'è sempre, e quindi ci tengo a magari a sottolineare questa cosa. Non voglio far polemiche perché non è né il momento storico giusto e nemmeno insomma il posto giusto per far polemica, perché comunque stiamo condividendo qualcosa e spero di avervi fatto passare un'ora con i calzini e sferruzzando. Ci vediamo alla prossima, ciao!